Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi vi vorrei parlare un pochino nel dettaglio delle basi che vengono utilizzate per lavorare al bead embroidery. Ce ne sono diverse, si utilizzano a seconda dei casi, a seconda dei gusti, comunque ve le elencherò tutte e ve le mostrerò. Il bead embroidery ha dell'evero una tecnica che si può veramente utilizzare su qualsiasi tipo di tessuto. Basti pensare a tutti i ricami che troviamo sui capi d'abbigliamento come camicette, pantaloni o accessori come le scarpe, come le borse, le cinture. Veramente si può ricamare al bead embroidery su qualsiasi cosa. Però quando parliamo di bead embroidery per realizzare un gioiello cambia un attimino il discorso, perché c'è bisogno di una base rigida che dia stabilità alla lavorazione, mentre nella tessitura di perline questa funzione la svolge prettamente il filo che noi andremo ad impiegare. Nel bead embroidery è la base quella che conta di più, anche il filo, però la base, se non è abbastanza rigida, l'effetto sarà comunque non soddisfacente. Quindi partirei subito con mostrarvi quella che io preferisco e che utilizzo sempre, che è appunto il beading foundation della Beadsmith. In Italia ce ne sono due tipi in commercio, una è questa e una è l'Easy Stiff Stuff. Ora vi mostro prima il beading foundation. Si presenta così, è spesso 2 mm, è molto poroso, mi ricorda tanto i fogli che vengono utilizzati per pitturare con gli acquerelli. L'altro fronte sembra leggermente diverso, un pochino più morbido, mentre il Lazy Stiff Stuff ho solo un pezzettino e questo qui è un pochino più sottile e anche un po' meno poroso. Allora, su entrambi si può disegnare, perché vedete che forse su questo è un pochino più facile, perché essendo meno poroso la matita scorre meglio. Se trovo la matita potrei farvi vedere, ho fatto già un trattino lì, ma vedete, ma anche qua tutto sommato sono quasi identici, se non fosse per lo spessore e per la texture del tessuto. Entrambi si possono anche colorare, perché le basi sono bianche, ma noi possiamo tingerle, perché spesso nel bead embroidery appunto le perline non vanno mai a ricoprire perfettamente tutta la base sulla quale stiamo lavorando, quindi a chi non ama vedere questi piccoli spazi bianchi può appunto colorare la base con un colore che si abbina alle perline che andrà ad utilizzare. E si possono tingere in due modi. Uno è con i pennarelli marker, tipo questo, con i Posca, meglio appunto pennarelli indelebili a base d'acqua, perché appunto non puzzano, oppure si possono tingere con i colori che vengono utilizzati per tingere i tessuti. Allora, io ho provato la coloreria italiana, probabilmente ho sbagliato perché ho preso quello per il cotone, per i tessuti naturali, mentre questo, essendo un tessuto sintetico, avrei dovuto utilizzare quello per i sintetici, e l'esperimento non mi è uscito. Poi tra l'altro la coloreria italiana va inserita in lavatrice, io ho usato dell'acqua calda, forse ho sbagliato la temperatura, il tempo di posa, non lo so, comunque non mi ci sono trovata. Ho pensato di prendere a questo punto il colore acrilico. Ho fatto una prova veloce, copre bene, si riesce a colorare bene, asciuga e non perde il colore. Una volta che il colore è asciugato e ben fissato, se andiamo a toccarlo, a palparlo su, insomma non ci rimangono le dita sporche, quindi assorbe bene il colore permanente, non puzza, aiuto. Solo che adesso non trovo più il pezzettino col quale ho fatto la prova, quindi farò un video a parte dove brevissimo, velocissimo, dove appunto vi mostro come faccio a colorare
il pezzettino di beading foundation e vi mostrerò anche l'effetto una volta asciugato. Però per chi non ama l'idea di andare a colorare queste basi, può utilizzare in alternativa queste, che sono fondamentalmente le basi che utilizziamo per ricoprire il retro della lavorazione, e quindi parlo del Ultra Suede. Questo è quello di 1 millimetro che potete acquistare su Abiperline, quindi è bello spesso. Le copelle, che già è un pochino più rigida rispetto all'Ultra Suede, oppure anche questo che è tipo velluto Filta Alcantara, che acquisto dalla Pallina, che comunque mi piace. Ovviamente lavorare su queste basi è un pochino più difficile perché appunto sono morbide, quindi bisogna fare attenzione magari a non cucire le perline troppo ravvicinate, perché comunque la base, non rimanendo dritta, si piega. Se noi cuciamo troppo ravvicinato, quando poi andiamo a raddrizzare, le perline si sovrappongono l'una con l'altra, per esempio. Quindi bisogna magari prenderci un pochino la mano. Quindi in alternativa del colore si può utilizzare direttamente questi tessuti. Sono validi anche per quando noi facciamo una lavorazione al bead embroidery che non prevede la copertura totale della base. Esempio, facciamo un bracciale, mamma mia, facciamo un bracciale e decidiamo di decorarlo solamente nella parte centrale, lasciare tutto il resto vuoto, andando a rifinire solamente i lati. Su Pinterest, Google ne trovate a bizzeffe di questi tipi di bracciali. Ecco, in quel caso non si può andare a prendere, non ci si può accontentare di colorare la base del beading foundation, ma bisogna prendere direttamente un tessuto colorato. C'è chi anche utilizza, perché io sono andata a vedere diversi video anche di americane e quant'altro, magari utilizzano sempre la base come questa e la ricoprono con un tessuto sottilissimo che magari, non so, ha una particolare decorazione, del pizzo magari anche. Si può veramente poi, se la fantasia, se ci lascia prendere un po' dalla fantasia, trovare 1000 soluzioni per poter avere una cosa carina senza dover cucire tutto, ricoprire tutto di perline. Però queste sono cose che poi vedremo man mano. Adesso vi voglio dare solamente una panoramica veloce di quelle che sono le possibilità. Come ho detto all'inizio, tra tutte quelle che vi ho mostrato, io preferisco sempre e comunque cucire sul beading foundation, perché ha un'ottima resa e mi piace molto il risultato finale, lo vedo molto più preciso. Con le altre forse bisognerebbe fare un po' di pratica. Quindi beading foundation, l'Easy Stiff Stuff. Il beading foundation tra l'altro è disponibile anche nero, mentre l'Easy Stiff Stuff è disponibile solamente bianco. Un'altra alternativa che mi viene in mente, che però io vi sconsiglio, però voi potete fare quello che volete alla fine, è il feltro. Questo è un feltro molto buono, abbastanza rigido, a colpo d'occhio assomiglia un po' al beading foundation, anche per lo spessore, però e anche a cucire non è male, però si sente quando si va a infilare l'ago che non è così fitto e così rigido al suo interno. E anche quando si fa la rifinitura al brick stitch, si va a tagliare, a rifinire il contorno del nostro lavoro e poi andiamo a cucire, un pochino si sfibra appena appena, si sfilaccia appena appena, e mi dà fastidio questa cosa. Una volta poi che sono cucite le perline, per carità, non è che si vede tanto, però io preferisco ancora il beading foundation. Costerà qualcosa di più perché questo feltro l'ho comprato dai cinesi, mi sembra 1,90 €, un foglio abbastanza grande, tipo 50-70, può darsi, e quindi conviene da un certo punto di vista, conviene sì, dipende forse dal lavoro che si va a fare, non lo so, io ce l'ho ma alla fine l'ho usato una volta e sono andata ancora a comprarmi il mio beading foundation.
voi provate, io vi consiglio di provare il feltro, provare l'Ultra Suede, l'Easy Stiff Stuff, provateli tutti e così scoprirete quali vi piacciono di più. Magari anche in base al tipo di lavorazione sceglierete uno piuttosto che l'altro. Quindi il consiglio è sempre di provare. Quindi io penso di aver detto tutto per quanto riguarda le basi. Ci sarebbe da dire qualcosa sui fili. Anche qui il filo che io prediligo, per chi mi conosce e mi segue lo sa già, io prediligo il Miyuki, o comunque vabbè, io preferisco il Miyuki, però vi consiglio di utilizzare sempre un filo da tessitura che non sia il Fireline. Allora, tante usano il Fireline anche col bead embroidery, anche le americane vedo che lo preferiscono e vanno giù di Fireline su tutti i lavori che fanno. Però al tempo stesso io ho comprato un libro che magari vi mostrerò, magari farò un video su questo libro, non lo so, scritto da due master beader americane, una è Sherry Serafini e l'altra è Heidi Kamli, credo che si pronunci così il cognome, e loro utilizzano il Naimo, tanto odiato dalle italiane, perché devo dire che non ho trovato nessuno o quasi nessuno che parli bene del Naimo. Loro lo adorano e fanno dei lavori da concorsi super quindi se lo utilizzano loro un filo a tessitura che non sia il Fireline vuol dire che insomma non sono così da demonizzare, no? Cioè che chi conosce il Fireline sembra che o Fireline oppure niente, però anche qui è ovvio che ognuno fa delle esperienze diverse con i fili, quindi diventa una scelta molto soggettiva. Diciamo che magari sono tutti buoni, dipende un po' dalla nostra mano, dal nostro gusto, dal nostro modo di vedere le cose. Quindi per quanto riguarda le perline non posso dire granché, perché si può utilizzare di tutto e di più. Come colla io utilizzo sempre l'Azulit, io mi trovo benissimo anche per incollare i cabochon, mi trovo bene per tutto, e ho trovato anche il modo per non farla fuoriuscire copiosamente come succede spesso quando si compra l'Azulit. Bisogna tenerla, la tengo dove tengo le penne, la ripongo dove tengo le penne in piedi, così quando la apro lei non fuoriesce a dismisura ed esce quello che mi serve, e così non ne consumo più come prima. Prima ne usavo un po' e l'altra metà la buttavo via perché come aprivo il tappino cominciava a uscire copiosa e diventava una cosa esagerata. Invece con questo sistema basta tenerla in piedi e lei non fa più quello scherzetto. Quindi sono andata un po' oltre, volevo parlarvi delle basi del beading, sono passata anche alla colla e al filo. Beh, sono comunque elementi strettamente correlati tra di loro. Quindi io penso di aver detto tutto quello che serviva. Se avete delle domande o volete raccontarmi la vostra esperienza sull'utilizzo delle basi per il beading, fatemelo sapere, perché è bello appunto la condivisione a doppio senso. Quindi adesso io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video che spero sia un tutorial. Io sto un po' facendo degli studi, sto un attimino, ho anche dei progetti da realizzare, insomma sono un po' impegnata, però non mi dimentico del canale, quindi spero al più presto di riuscire a farvi un bel tutorial con il bead embroidery, magari non troppo complicato, semplice, facilmente riproducibile per tutte. Ok, quindi adesso vi do un saluto, un grosso abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!